Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere, andiamo a unboxare e testare questo faretto per qualsiasi tipo di bicicletta. Premetto che ho delle alte aspettative su questa lampada perché ho guardato un po' in giro e su questa fascia prezzo non ho trovato nulla. Potenza massima è di 3600 lumens, quindi una lampada estremamente potente per le sue dimensioni. Andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Il packaging mi sembra molto curato, non è le solite sacchetti dove trovate tutto dentro sparso. Qua c'è l'alimentatore di ricarica, qua c'è la batteria, qui c'è il faretto. Partiamo un po' dal caricabatteria. Penso che abbia l'attacco asiatico, vediamo un po'. Infatti la presa è quella asiatica, quindi servirà un adattatore, però è facilmente reperibile. Questo invece è il comando remoto. Perché? Comando remoto da mettere sul manubrio. Infatti io cercavo anche una cosa del genere e gli altri brand, le altre marche più famose non avevano un piccolo remoto da mettere sul manubrio. Come vedete è anche illuminato. E questo secondo me è un accessorio molto utile nelle nostre uscite in notturna. Vediamo un po' il pacco batteria. Il pacco batteria è contenuto dentro questa specie di piccolo marsupio che possiede questa fascia in velcro a strap per poterla agganciare sopra il telaio della nostra bici, un connettore classico per collegarla al faretto e a sensazione mi sembra ben realizzato. Qua dentro ci dovrebbe essere anche le istruzioni, infatti. E adesso vediamo il nostro faretto. Quindi il packaging mi sembra molto curato. Altra cosa secondo me molto importante è la costruzione del supporto a manubrio. È presente degli inserti in gomma antiscivolo e antigraffio. Una volta agganciato al telaio, tramite questa leva di sgancio rapido, potete agganciarlo e sganciarlo in un secondo. Come vedete non c'è viti, non c'è strap, non c'è niente, c'è soltanto questa piccola leva a sgancio rapido. Dietro il faretto c'è il tasto d'accensione e il tasto per regolare la potenza, più 4 LED che indicano la carica della batteria. Io direi direttamente di provare un po' a banco questo nostro faretto. Sul retro, come dicevo prima, sono presenti 3 LED che stanno a indicare la carica della batteria. In questo caso ce n'è 3 su 4. 3 LED su 4 stanno a indicare che la carica residua della nostra batteria è di circa 60-80%. LED di stato è presente anche sull'alimentatore. Quando diventa verde vuol dire che il pacco batteria è completamente ricaricato. Inoltre questi LED sono anche di diversi colori, sono anche rossi e arancioni, e anche questi per indicare la carica approssimativa della batteria. 2 LED arancioni va dal 60 al 40, un LED arancione dal 40 al 20, poi diventerà rosso e va dal 20 al 5%, e un rosso lampeggiante 5% a 0, quindi è proprio scarica. Idem sui radiocomando, chiamano radiocomando, controllo remoto: verde batteria carica, rosso carica esaurita. Questo piccolo radiocomando
funziona con una normale pila a bottone. Se il vostro faretto non dovesse funzionare istantaneamente con il controllo remoto, bisogna fare un accoppiamento dei due. Basterà tenere premuto il tasto di accensione dietro il faretto per circa 10 secondi. Vediamo un po' le specifiche tecniche della potenza di questo faretto. Partiamo dalla modalità turbo. La modalità turbo va da 3600 lumens fino a 2000 lumens e dura dai 2 ai 140 minuti. La modalità alta dai 3000 ai 2000 lumens va dai 5 a 180 minuti. La modalità media 1000 lumens e dura 8 ore, che secondo me è quella che uno userà di più perché è quella, diciamo, una via di mezzo. La modalità bassa 200 lumens 36 ore. Beacon è intermittenza o strobo 1000 lumens. L'illuminazione massima è di 179 metri, è resistente a cadute fino a altezze di 1 metro, la luminosità di 8000 candele ed è impermeabile ed ha una certificazione di impermeabilità IP65. Per entrare in modalità turbo, quella da 3600 lumens, basta cliccare 2 volte il pulsante d'accensione o il pulsante più del comando remoto e in qualsiasi modalità voi siate entrerete subito in modalità turbo. Altra cosa importante è che la capacità della batteria è di 6600 mAh, quindi come batteria è una buona capacità che secondo me per un'uscita anche lunga può sicuramente bastare. Io prima di comprare questa ho anche guardato tantissimi altri faretti da bici, soprattutto da mountain bike, e i prezzi andavano alle stelle, cioè una torcia, un faretto con questa capacità di 3600 lumens o anche 2000 o anche 1500 andavano a dei prezzi astronomici, soprattutto per quanto riguardava la batteria e le caratteristiche principali. Non ho trovato niente che eguagliasse questa qua. Questa, anche se è un prodotto, diciamo, cinese, secondo me è veramente ben realizzato, anche i materiali, metallico, alluminio, le rifiniture, il gancio, sono veramente di uno standard molto alto. Il prezzo di questo faretto si aggira intorno ai 120 euro. In Italia o anche in Europa, io ho cercato anche in Europa, in altri marchi diciamo più famosi, meno di 200 euro non si trovava nulla e a 200 euro le caratteristiche erano molto inferiori, soprattutto non avevo nemmeno il controllo remoto, che secondo me questo qui è fondamentale perché almeno non levate le mani dal manubrio, quindi anche se è una cosa un po' superflua, in certi casi è essenziale. Ovviamente il telecomandino ha anche il suo laccetto in gomma per poterlo attaccare al manubrio. L'unica cosa è che il caricabatterie non ha l'attacco europeo ma soltanto quello asiatico, però l'adattatore costa pochi euro, 2 o 3 euro lo trovate in qualsiasi posto. Il peso del solo faretto è di circa 163 grammi, quello del controllo remoto è circa 20 grammi, controllo remoto e la batteria 390 grammi, per un peso complessivo di circa 570 grammi. Il caricabatterie è un caricabatterie da 8.4 volt 2 A, quindi anche questo caricabatterie non è sottodimensionato, anzi 2 A in uscita è un buon amperaggio. Anche questo marchiato Woven, quindi non è un caricabatterie preso dal secchio, diciamo. Detto questo, io andrei direttamente fuori a provarlo in notturna. Una volta provato, torniamo qua per le conclusioni finali. Come avete visto, la potenza è indiscutibile. Per quanto mi riguarda è più che sufficiente, illumina bene la strada e il fuoristrada. Il telecomandino è una manna dal cielo perché con questo uno può regolare direttamente la potenza del faretto senza dover levare le mani
dal manubrio, quindi questa è veramente una comodità assoluta. Ripeto, io a questo prezzo ho trovato soltanto delle torce, praticamente delle torce normali, non dei faretti specifici da mountain bike. Oppure le trovate ma costano almeno il doppio se non il triplo. Io ho visto anche dei prezzi che si aggiravano ai 300 euro, 400 euro. Magari hanno delle batterie più capienti, queste da 6600 mAh, che non è poco, ma magari quelle da 400 euro hanno il doppio delle batterie. Ma tenendo conto che questa è una semplice batteria con un attacco, chiamiamolo jack, via, uno può anche o autocostruirsele o farsele fare o trovarle delle compatibili, diciamo. La tensione di uscita del pacco batterie e la tensione di funzionamento del faretto è di 7.4 volt, quindi se avete anche un altro pacco batterie che funziona su questo voltaggio potete adattarlo e utilizzarlo tranquillamente. Non ha un attacco proprietario, quindi è molto versatile. Io comunque in descrizione vi lascio tutti i link dove potrete trovare la Woven B1, magari anche l'adattatore, il sito del produttore e distributore. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi ritorni utile. Se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video.